Ciao ragazzi, benvenuti. Siamo alla seconda mano, la seconda prova, in realtà questa no, è la prima mano della sfida con il grande Pax. Abbiamo completato da terzi con questo 9-7, dopo la review di questa mattina. E adesso andiamo a dare un'occhiata, questo me lo ricordo. DJ, non lo ricordo bene. E andiamo a fare il nostro race normale. Questo mi ricordo di averlo visto stamattina e di aver detto che lo volevo mettere rosso per intanto, anche nel mezzo arancione. Ok, Ciccio 80, X83 invece è un giallino, lo mettiamo subito, quindi mi chiama con tanti assi qui, se ha mano più bassa sicuramente possiamo fare una C-bet, delayed C-bet, sfruttiamo un po' la passività del giocatore, ci prendiamo questo piatto, vediamo che abbiamo qui, James Dini, mi ricordo pure di James Dini, gli mettiamo un bel arancio, non era propriamente super passivo, questa la passiamo, abbiamo pure Yaghi, anche lui per il momento che sta studiando da rosso, non abbiamo ancora abbastanza mani per dirlo. Ah, c'era anche CS Vico, non conosciamo nessuno, 3-3 da questa posizione, lo passiamo e andiamo avanti cercando di riconoscere qualche giocatore di quelli che abbiamo trovato questa mattina. Naturalmente andiamo di race su buone di Ciccio e andiamo avanti. Cerchiamo di acquisire nuove info su CS Vico, eccolo qui. CS Vico era anche lui giallo abbastanza passivo, segniamo come giallo e proseguiamo. Qui possiamo tranquillamente far sfoldare con un raise da una posizione così iniziale, non ci vogliamo certo mettere in mezzo. Non abbiamo HUD su nessuno, possiamo tranquillamente isoreisare questo giocatore che limpa. Limpri raise, wow, Limpri raise. E qua passiamo. Non abbiamo abbastanza info per decidere. Passeremo. Dama 9, dama 9 sicuramente è una mano che vogliamo aprire, non c'è dubbio. Questa posizione riceviamo uno show diretto, non è roba per noi.
tecnici suited, passano tutti, rimane Ciccio, passa pure lui, ci prendiamo il nostro vuoto, che 7, Boris, giocatori bene o male sono sempre gli stessi, non ne vedo moltissimi di quelli che c'erano ieri sera. Lo passeremo restri bet, andiamo 8 e 10, ci tribetta in posizione, non abbiamo ancora read sufficienti, però diciamo che decidiamo di difendere, mettiamo top gadget e backstop, facciamo con calma. Sto Capatarna, che non è nemmeno di picche, non è stupendo. Ci punta mezzo potta, quindi dobbiamo vincere una volta su 4. Penso che questo lo possa secombare una volta su 4. In più abbiamo il bonus di vedere che carta ha. Questo 3 non chiude molto, per cui non frizza l'azione come avrei voluto, quindi arrivo sicuramente un 8, vabbè un 8 sicuro, oppure un 9. E qua ci mette i resti, sinceramente non credo che questi giocatori siano così bleffoni in media, non ho ancora read su questo, però in genere non li giudico così bleffoni, quelli che ho visto finora sono molto 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 passivi, per cui guardate quanti work abbiamo già ricevuto, solo questo la dice lunga sulla situazione dell'aggressività. Call fuori posizione, il giocatore potrebbe probabilmente non regular, però difficilmente ci ha messi male, in realtà ci chiama, questo jack è pessimo, è tutto possibile di immaginare. Questo 2, questo 0,25 arriva, di sicuro non ha colore, penso che possiamo pensare di fare un bluff spesso, non dobbiamo, vabbè, non ci è andata bene, probabilmente avrebbe foldato molte mani più scarse. Ci prenderemo più tardi una nota su questo giocatore, mi ha un po' regalato, non granché comunque. K-dama, race, c'è un bel race corposo da UTG o early position come preferite chiamarla. Riceviamo ben 2 call, non è certo questo il nostro board, saremo conservativi al massimo a costo di dopo 2 check in questa situazione sicuramente questo 10 lo possiamo rappresentare spesso, questo jack lo possiamo rappresentare spesso, adesso jack una di questo tipo possiamo averla tranquillamente, ci prendiamo il piatto
Ok, 10-3. Non credo che porremo molta resistenza con questo tipo di mano. American Airlines, che di Roma. Qua abbiamo una bila intelligente, perché con il capo facciamo Naz. Non ci punta dietro troppo, perché verso alto ci sentiamo buoni spessissimo, fra l'altro Ciccio è giallo, ci aspettiamo spesso una reazione diretta su quel board. Qui facciamo raise, queste due posizioni facciamo mediamente 3,5, e qui facciamo il nostro raise pieno. Tutti fold, 8,5. Il giocatore non è particolarmente passivo, infatti ci difende. Qua io preferisco puntare per protezione. È vero che possiamo ricevere questa volta un raise con un progetto e abbandonarla a mano, poco male. Ok, qua andiamo, facciamo 3 volte e mezzo, un grande buio. Qui abbiamo l'asso di fiori, che è un'ottima ragione per continuare nella nostra aggressione. Oppo insiste, si chiama very snappa, quindi più spesso con una mano non così. Oddio, qua poteva veramente avere il progetto, noi lo blocchiamo. Qua andiamo a mettere 2,5 per una cifra esorbitante. Facciamo colore al river per la gioia di grandi e piccini, soprattutto dei Maurini, e sperando che non abbia scala colore, andiamo a libertare il nostro colore nazio. Purtroppo folderà, non credo proprio che andrà a mettere in questa situazione. Qui a 5 fra l'altro deve pure un sacco di scale, in caso non era convinto, magari invece di essersi convinto così, non possiamo saperlo. Questo giocatore ci raise, è capace di raisarci con un range molto ampio, però io il very bottom range ho deciso di foldarlo in game normale standard. Non credo di foldare praticamente niente lì, anzi senza praticamente, essendo un mini raise devo difendere ATC. La mia strategia è difendere ATC avendo troppa odds troppo buone. Qua non abbiamo sufficienti read per il momento su questo giocatore per passare, per tribettare. Col non l'avrei mai fatto comunque. Vediamo un po', qui abbiamo un raise. Questo giocatore è short, quindi possiamo fare una tribetta di questa dimensione qua. Riceviamo un call e un altro call. Anche qui abbiamo l'asso di picche su questo board. Diciamo che dama dama è abbastanza improbabile, possiamo avere 9-9-4-4. E qua purtroppo mi tocca chiamare. Dama dama è improbabile, però come vedete non improbabilissima. Questo giocatore ce lo andiamo subito a segnare
come eh, come ce lo segniamo? Uno che mette dama dama da terzo in quel posto lì? È tutto da verificare, perché comunque non è che sia una giocata che mi fa impazzire. Lo metterei dalla parte super tight per intanto. Per intanto gli mettiamo un'etichettina gialla. Poi per il futuro vedremo. Purtroppo non siamo partiti benissimo stasera con questo cooler tremendo. Il cooler sta per cooler della prima Repubblica, quindi vabbè, ce la prendiamo per come viene. Insistiamo con il nostro gioco super solido. Qui mettiamo a terzi sui race, non abbiamo molto da. Qui abbiamo un'occasione ottima, penso, per averci il piatto subito. Questo pollo non è la regola della legge. Vediamo cosa fa il nostro avversario. Fatto cola al flop, potrebbe avere un 9. Non so se è così disposto a pagarlo. Io faccio check ancora se decide di bettare sicuramente reso, invece avevo un asso discretamente buono. Ho giocato in maniera più conservativa di quello che mi aspettassi. Non benone, non benone. Comunque penso che sia EV più con il long run della mossa lì. Andiamo a passare questo sulla tribet. Sicuramente altri prima già che 9 sì. E proviamo a giocare. Vediamo come va avanti questa sessione. Passare, passare. E anche qui direi che possiamo tranquillamente passare. Il pure ci facciamo. Non vedo altri giocatori che abbiamo incrociato ieri. Mini race da parte di questo giocatore con 10 con 40 di fly, 4 trivial. Decide di chiamare Pistaci Bet. Non penso proprio di avere che ci siano gli estremi per difendere in questa situazione. Passiamo molto serenamente. Ancora passiamo. Niente, questa è bella sonora, sì.
merita un bel raise. Diciamo che bottom range da quella posizione come asso. Sì, possiamo aprire anche asso. Diciamo. Oh, Dog Again, me lo ricordo. Anche lui. E lo mettiamo già pure lui. Abbiamo visto oggi. Ci hanno chiamati in 10 trading con 2 picche. Il blind chiama da terzo. Diciamo che la regola. Chiamano entrambi. Non penso che ci sia molto da aggiungere. Può avere spesso amici. Ho una coppia. Questo chiama con dama dama da terzo. Io non capisco come si possa fare questo. Mi viene l'allergia. Questo tipo di gioco. Ti mette di agnello. Togli, ti mette deve aver chiamato prima in terza con dama dama. Passiamo. Questo tizio qua di prima non saprei come definire. Per il momento non lo definiamo. Questa è una beta automatica del computer. Ci prende in giro. Ci prende in giro sul ring. Passiamo anche qua. K-Jet. Altra mano con cui possiamo entrare in gioco. Non ho una grande passione per questa. Prendiamo picche. La verità è che abbia un progetto solo molto scarse. Quando ci chiama qui ci vedrei 1,75. Credo che questa puntata rappresenti spesso un tentativo di prendere il piatto al basso costo. Io credo che lo spesso adesso. Vediamo. Risposta esatta, me l'aspettavo middle value, quindi le over buone. Andiamo a prendere questo giocatore che si fa delle mosse ricchi, chiamo la fideltà, chiamo forse confermo, aspettiamo di avere qualche news in più. Questa faccia non è io. Un giocatore short deve fare mosse, devo stare attento
se c'è qualche giocatore, ma non è questo il caso, poi comunque andremo ad aprire il nostro PC. ATC, che non vuol dire Again Team Live Championship, ma vuol dire in questo caso Empty Cards. Questo è di questo giocatore che mai visto, non ci ho mai visto con questa mano, sinceramente. Io vado per una tribetta. Ricevo un call, regola fino a prova contraria, sono tutti i range che su questo board tendono a darmi action invece di chiamare lo stesso una strada. Non so se vediamo cosa lavora. Dama, qui è classico. C'è tutto sempre da lavorare. Quindi poi possiamo fondare, mettiamo in giallino della banana di prima. Così va poi devo passare in la banana, sì? Vabbè, io per questa volta faccio questo. Io penso che io poi non posso passare, e quindi quando vado a seconda andare dietro, questo, lasci mettere un giallino al nostro amico di prima di Dama Dama, che non forbetto Dama Dama, ma lo saprà che esiste la forbetta? Boh. Non lo possiamo sapere. Però intanto la buona notizia è che siamo già un'altra volta dip, possiamo giocare meglio contro i giocatori forti come Sfida intendo. Intanto vi invito a pedalare per mantenere alta la connessione che ci sta quasi abbandonando. Già la connessione con PokerStars non è quel granché, se poi facciamo ancora così, ragazzi, diventa veramente veramente dura. Poi abbiamo tutti i contro. Vi volevo ricordare Maurino che ci gufa. Ciao Maurino. Salutiamo anche tutti gli amici della Game Club di Genova, il nostro mitico Tournament Director Federico Banfi e tutto lo staff. Qui con K6 off possiamo tranquillamente passare la nostra mano in attesa di migliori situazioni. Minaccia non so chi sia, X-Franco, Franco, BBM, come pare che mi boccia ribelli un po' che lo vedo. Ho detto che passo. Niente di buono ragazzi. Ho passato. Poker Clan naturalmente sta diventando sempre di più la community dei giocatori di poker, è il posto dove i giocatori di poker si ritrovano e siamo molto contenti. Ok guys, allora qua K8 suit, dobbiamo anche un back, giocatore un po' corto, quindi può avere veramente di tutto, magari se è un giocatore occasionale, quindi mi aspetto parecchia holding equity con la nostra cibetta, così è.
quando vedono un asso mi vengono gli questi giocatori che giocano sempre, sono abituati a pagarli sempre salatissimi. Cioè che off è una mano, da questa posizione non possiamo veramente fare nulla. 8-8 direi ragionevolmente meglio. C'è una tribet di questo giocatore short, una tribet corta. In realtà non ho nessuna intenzione con 8-8 di andarmi a mescolare in questo punto, non avendo soprattutto read sull'original race, però comunque 8-8 è una mano media, quindi non voglio in questa situazione fare particolari danni. Qui decido di fare call avendo sul livello un giocatore che ricordo essere abbastanza eh, fishy, di avermi limpato lo small prima, se ricordo bene. Quindi abbiamo K10 da terzi, la C-bet contro i giocatori del nostro amico Frank Lau. Abbiamo solo due backdoor praticamente. Non mi sento nelle condizioni di porre tutta questa questione. In questo caso questa mano è veramente abbastanza buona per una tribet. Col da tutte le parti, Lucifero chiama, possiamo anche fare in questo caso. Ci sta pensando e ripensando, mi sa che c'è la coppia, ragazzi. C'è la coppia non passa. Lucifero se c'è la coppia non passa. Ci sta pensando. Forse ci salva la disconnessione. Ritornato. Ci sta pensando ancora e ci fa race. Anche questo è uno spot che devo giocare diversamente rispetto allo standard, spot per la mancanza dell'arco, che non mi dà statistiche sull'avversario. E effettivamente, innegabilmente, l'HUD fornisce informazioni aggiuntive fondamentali in alcune situazioni, laddove non abbiamo ancora potuto osservare il gioco dei nostri avversari. In realtà, in questa situazione è più proprio la mancanza di frequentazione, diciamo, di questo limite che non piuttosto una una effettiva mancanza dell'AD in se stesso, e non è che senta quella, è il fatto che non c'è giocato veramente male. Però stamattina abbiamo dato un'occhiata, se avete visto il video del primo episodio, stamattina abbiamo esaminato un po' di mani e abbiamo quindi preso qualche nota. Purtroppo dei giocatori che abbiamo incontrato ieri, quest'oggi, non ce ne sono moltissimi, quindi ok, questo è un spot giusto.
Scusate qua, penso che sia ormai una mossa abbastanza standard per giudicare la presenza di regular a questo livello così basso. Devo dire che non mi aspettavo tutta tutti questi regular a un microlink. Va bene, prendiamo atto della situazione e andiamo avanti. Non me l'aspettavo. Effettivamente è naturale che più si gioca contro i regular, più l'HUD ha una certa importanza. Essendo questo un gioco di piccoli vantaggi, avere informazioni aggiuntive reperite in maniera così semplice agevola la vita. Attenzione però a non sopravvalutare le informazioni che ci vengono dall'HUD, perché spesso e volentieri vedo giocatori che si affidano troppo a questo tipo di informazioni, specialmente in situazioni in cui il numero di mani a disposizione sul giocatore, quindi le relative statistiche, sono troppo scarse in rapporto al tipo di statistica che si va ad utilizzare e su cui si basa poi la decisione in game. Questo può diventare addirittura controproducente, spingendoci a fare degli errori laddove invece senza info paradossalmente potremmo tenere una condotta che per noi è a valore atteso superiore. Continuo a guardarmi in giro, ma non vedo personaggi che abbiamo incrociato questa mattina. Manteniamo i nostri range standard di difesa, di tripette, eccetera, eccetera. Portiamo avanti il nostro gioco in maniera lineare. Qui abbiamo questo giocatore sul grande buio che è un coetaneo. 7-9 non una manissima, però un giocatore un po' corto. E riceviamo un call e andiamo sicuramente a fare continuation bet su questi board con carte alte contro questi giocatori che chiamano. Sappiamo che a regola chiamano con range particolarmente larghi. Questa è una mano che da questa posizione aprirei pressoché sempre. Tra l'altro c'è lo small blind che è un giocatore che abbiamo giudicato parecchio tight. Sta di fatto che non è obbligatorio farlo, specialmente se giocate a limiti più bassi. Questi suited connectors medi possono essere fonte di errori, specialmente quando ci troviamo sul board a legare una coppia e non abbiamo la disciplina e la capacità di giocare bene tutte le street del post flop. E passiamo. Niente, continuiamo in questa situazione. Questo è un call super marginale. Floppavamo doppia sul board dei 6 e avremmo magari trovato il gas. Chi lo sa, chi può dirlo? Sicuramente non è ottimale nel long run passare nemmeno quella mano lì in quella situazione, però ho già spiegato durante il primo video che la mia strategia nell'affrontare questa sfida è in qualche modo come dire, è in qualche modo influenzata dal risultato, dalla sfida stessa, dalle regole della sfida stessa. Siamo costretti, cioè la sfida si ultimerà dopo 10.000 mani,
ho intenzione di affrontarla in una determinata maniera, eliminando spot troppo marginali, perché ritengo che comunque posso permettermi di giocare solo un, un range selezionato, più selezionato di mani, mi consentono di massimizzare le possibilità di avere un risultato positivo alla fine. Defra ci sta pensando, non sa se squizzare oppure no, chissà se si sta perdendo la connessione o semplicemente. Ok, qua in Triway io penso che se l'asso non lo troviamo nel grande buio abbastanza complesso che ci sia, invece questo giocatore ha chiamato con una certa velocità, può avere con una mano tipo asso jack ha deciso di giocare in questo modo. Vediamo se, infatti asso jack asso 10 sono mani che sono nel suo range e che sicuramente intende a non passare. Nonostante fossimo fuori posizione, abbiamo speso il minimo con la nostra second pair. Sicuramente il giocatore sul big blind, che sembrava, sempre per via dello stack, un giocatore occasionale, avrebbe potuto pagarci con un sacco di jack peggiori, per cui compensiamo l'evenienza di trovare il giocatore alla nostra sinistra con una mano migliore della nostra, con un asso per la precisione, o la compensiamo con tutto il valore che possiamo prendere dal giocatore alla nostra destra. In più, bettando in three-way pot contro la maggior parte dei giocatori, contro la maggior parte dei giocatori che hanno un minimo di spirito di osservazione, rappresentiamo una mano ragionevolmente forte, per cui, come poi è accaduto anche in questo caso, al nostro check al turn riceviamo una certa percentuale di check dietro che ci consentono di sviluppare tutta la nostra equity, che non è poi così spettacolare quando siamo in questa situazione, però. Ok, qua penso ci siano gli estremi per fare call, perché giocheremo abbastanza spesso in three-way pot questo piatto, e anche giocandolo in heads up abbiamo comunque uno stack ragionevolmente profondo. Ecco, quando questo giocatore betta contro due giocatori in questo spot, non possiamo saperlo perché comunque non abbiamo info, però dobbiamo passare per forza, avendo un terzo giocatore dietro purtroppo ci manca la posizione relativa in questo spot, e quindi pazienza. Nessun problema, nessun problema. 8-9 off da questa posizione, io lo passo senza bench minimo rimpianto. Speravo di avere più giocatori al tavolo conosciuti, cosa che ci avrebbe consentito di magari anche giocare già a 2 tavoli e velocizzare un po' il raggiungimento di queste 10.000 mani, però purtroppo i giocatori conosciuti sono ancora troppo pochi secondo me.
aspettiamo qualche giorno, ci facciamo un'idea un po' più precisa anche del film, anche se bene o male penso di aver capito com'è la situazione. Sono off, non è certo male da aprire da lì. Se non riuscite a trovare uno stile nei confronti di questa industria, che provvediamo immediatamente a tentare, blocchiamo, se compare, sbagliamo di protection, tranquilli. Peschiamo la seconda sul turn, e io penso di second barrellare qua, abbiamo la possibilità che chiuda 8-7, questa non voglio ricevere un reso in questa situazione, andarla con la mia mano cercando. Vediamo se Oppo punta sì, punta anche abbastanza strong. C'è anche K9 che ci batte in questa situazione, situazione. È un asso che non è una carta meravigliosa. Penso che il nostro 6-9 in questa situazione sia veramente un bel catch, quindi ceccollerò. Oppo penso che ok, cerca dietro. Abbiamo vinto. Penso che è vero che non value betta spesso quell'asso, se value betta sul dolori perché avendo bettato questi strong card una carta ce l'aveva può aver fatto doppia, per cui forse betta fold era una soluzione migliore, però non avendo particolari read preferisco rimanere basso. Qua io direi che possiamo tranquillamente bettare questa mano. Troppo turbo fold. Come ci piacciono questi giocatori. Vedi, avevamo la mano migliore, certo, sicuro, però. Fuori posizione, 2-2 su un board paired. Abbiamo veramente troppe situazioni in cui possiamo essere outplayati. Tanto vale chiudere il colpo subito. E GG. 7-4 ne ho visto di meglio di starting hands, tipo questa 5-5 in questa posizione è una carina. Vediamo cosa succede. Speriamo che nessuno si inventi uno spritz, nessuno spritz. Vediamo la cat, che decide di fare. Boh, facile fold, però inutile da pensare. Molto semplice la situazione. Fold super lineare. Veramente al limite della noia, però spero di riuscire a trovare degli spunti da darvi durante questa diretta, diciamo così. E non passiamo di sicuro 8-9 qua, un bel gaccio, perché fare semplicemente call, molto meglio fare race. Non abbiamo una mano abbastanza forte per fare call in questo sport. Race mi sembra la situazione migliore. Vista call. Vista call è beta al turn, di pot sale. Qua credo abbiamo veramente delle in-play odds non indifferenti, però anche reverse, attenzione, perché potremmo pescare un Oppo con... ma non penso proprio che questa mossa me la possa fare con Coppa Jack, non abbiamo pescato la nostra e andiamo a passare. Mi potrà sembrare una giocata parecchio loose di chiamare solo con il gaccio tantar, ma sono
fermamente convinto che quel tipo di giocatore aveva qualcosa di veramente, veramente forte e che non avrebbe mai passato. Tribet da parte di Yagi nella prima, però tribetta da cut-off, un raise da PG. Per intanto, per quanto sia leggermente abbronzato come regno, un regno arancio per il momento di se ne può giustamente approfittare, può giustamente approfittare del fatto che devo per forza vincere questa sfida. Ah, ho dimenticato di, eccolo qua, è arrivato per 2,91 che era originariamente giallo e che promuoviamo a rosso. Abbiamo visto stamattina. Abbiamo anche Pax che mi ricordo essere, no, probabilmente un reg mandato dal nostro Mauro in persona, perché 7-2 lo passiamo sto giro. Vediamo un po' che succede qui. 45 l'ho resa abbastanza corposo per questa mano. Mi passa che da qui, essendo suit, possiamo tranquillamente passare. In questa situazione da lì aprirò soltanto jacket 10. Quindi qui abbiamo Vinace 69 che di cui abbiamo già avuto modo di giocare, questa volta passa. Va bene così. Siamo a metà strada per questo video. Io naturalmente farò un video di tutte le mani giocate, non laddove possibile. Purtroppo nel day 1 abbiamo avuto il temporale che mi ha craccato il primo video, per cui ho potuto fare solo uno spettore dell'ultima parte della sessione, però siamo venuti poi a fare end review. Qui naturalmente su James andiamo ad aprire la nostra, vediamo che decide di fare. Una tribet fino a 7 alta, penso che possiamo serenamente passare. Dama 6 da questa posizione, si sono sereni. Io dico si passa, non vuol dire che bisogna passare per forza questi limiti, senza particolari read è assolutamente consigliabile, ma passiamo direttamente. Però diciamo che una mano che con 3 giocatori a propria sinistra particolarmente chiusi come possono essere, come sembrano essere la maggior parte dei giocatori di questa, di questa situazione, penso che veramente possa valer la pena di aprirla, perché non lo faccio, l'ho spiegato. Quindi diciamo un click raise. Questo giocatore non sembra avere un grande senso della posizione. Cecca qua, io cecco ancora, non ho molto valore da prendere nel bettare, secondo me.
alla fine River dopo 200 una piccola betta per a casa. Può essere che abbiamo perso un po' di valore, anzi, è pure probabile, però senza reddito specifico, solo basandoci sull'entità del suo stack, dello stack possiamo un po' prendere delle decisioni ideali. Beh, questo board non è malvagio, cioè, penso che ci collerò al flop. Questo turn non è stupendo, sinceramente. Però insisto con la mia azione, diciamo da Sodano, per la gente. River cerca dietro, non siamo stati particolarmente fortunati con quel turn. Foldare per piani si può anche, sinceramente. Avrei anche potuto foldare direttamente. Adesso, adesso danno nello stesso modo e forse probabilmente a 16. Quindi, non è sto grave errore, però abbiamo perso 4 bei big blind. Qualcuno diresti, guarda, mi tribetta in questa situazione. Andiamoci a macchina, non conosco l'avversario, siamo fuori di preferisco cercare dietro. Vedo cosa fa il taglio, 1,31 su 4, posso decidere se chiamare o passare. Credo che su questo board prenderò di avere molte mani migliori di queste per opporre resistenza. Non give up K, quindi saprei proprio farlo. Qua andiamo su 60 strada di tribet, vediamo che cosa decide di fare il nostro avversario. Ci passa questa mano. Già che 2 sono veramente brutte queste mani qua, però sono talmente alte o talmente favorevoli che non possiamo certo passare. Vero, ci affidiamo un po' alla sorte, tant'è. Abbiamo il denaro morto di questo limpatore, un po' pocherino, un po' su grande 200 euro a testa. Abbastanza short, mediamente probabilmente non regna sul mondo. Siamo già alla prima ora di gioco, abbiamo fatto circa sì, poco più di metà del nostro target di 350 mani. Su questo board decido di cercare a sparare non bellissimo, però diciamo che possiamo andare vediamo, decido di fare 8 e cerchiamo di dare siamo mali bettati, quindi
ci sta. E ho beccato un 3. Dama 10 su questo, questa cosa può anche un sacco di gioco di situazione, forse lo faccio su questa battle pass. E su questo video, che per me è molto fortunato, possiamo andare a fare una valida. Però poi va il draw, lo sapevamo già. Si può anche pensare di ceccare per verso dama. Se anche fare lo sforzo di aprirlo. In 7 da bottone. E apriamo. Quindi penso che possiamo buttare una value. Penso che possa fare più di questo. Poi abbiamo spurato, vediamo. Un cattivo ce l'aveva, questo giro. Ci è andato proprio bene. Veramente solo un batch del vector 5%. Questo mini race potrebbe voler dire veramente poco. Questo video è pessimo. Su questo io penso di essere buono per questo tempo. Noi abbiamo 5, 4 che bloccheriamo. Fattoresco un middle pair questo giocatore. Che si racconta. 8x, jack 8. Aveva 3-10. Bella lettura, bravo triwin. Hai capito praticamente tutto. Era un libro aperto questo, tu non lo sapevi. Bravo, bravo. Metteremo una nota anche su di lui, che fa mini raise con top pair e check back i tips. E passiamo serenissimi. Invece facciamo raise.
adesso non lo apriamo, mentre K17 potremmo anche essere giocato, ma non contro un giocatore così short, che apre da una posizione così iniziale. Invece parliamo tranquillamente di trighetto, giocatore short. Niente da fare su questo leader, adesso che non abbiamo nessuna buona ragione per andare a sceriffare sto tipo, con tutta la nostra santa pazienza. Andiamo avanti. Forse ebreo fa ridere. Non niente ragazzi, invecchiamo. Un player noto in assoluto. Dobbiamo raccogliere grandi lunghi con lunghi equity e di walk. Questo va molto bene, ci aiuta un po' a recuperare la sessione di oggi, che non è espressamente positiva. Passeremo qua. Oggi sono particolari, abbiamo incontrato particolari situazioni interessanti. Asso 10. Grace. Lo chiamavano, me lo ricordo, attenzione, lo chiamavano l'altro giorno. Abbiamo visto questa mattina, me lo sono segnato qui. E 5-4 lo possiamo anche passare. 8 pure. Jack 10. F7. Noi mi siamo resi un po' corposo per contrastarlo con Jack 10 off. In compenso abbiamo 7-7 e tutti passano. Adesso 3. Adesso da Sinted cosa accade? Tutti fuori. Capre. Questo me lo ricordo da ieri, questa faccia. Però non mi ricordo di aver preso read. Non lo segno, nessuna parte. Domani ce lo guardiamo ragazzi, sulla parte. Quindi facciamo call con questo 8, slottiamo top 7. Facciamo call in questa situazione. No call.
Poi facciamo ancora un'altra volta per raise può essere ok. Questo 2 è perfetto. Ci aspettavo questi resti. Ah, è esattamente quel tipo di ok, quindi completiamo con il nostro assino, lo peschiamo e lo puntiamo, direi. Qua c'è un altro, tra l'altro ci sono poche probabilità di statistica. Raps di 63 finalità di un giocatore occasionale, invece Ciupa 62 non so perché, ma sarà perché i 4 stack che si trova avanti e quelle 4 stelle che si trova da via di uno che gioca più spesso in modo regolare, però se passano tutti sono uguali, belli e brutti. L'imp di Tommy 1018956 Bet Strong, non ho voglia di porre tutta questa resistenza. 5-6 lo passiamo. Io ho messo un po' più tempo di ieri. Race, tutti Ford. In questa mano preferisco fare call, essendo suit, tengo nel range di call. Probabilmente con offsuit l'avrei mettato. Beh, bluff non bruttissimo, direi. Penso che farò call in questa situazione per una ragione molto semplice. Non mi aspetto che Oppo ci betti troppa aria. Quindi fare raise non la vedo molto. Non la vedo molto interessante come situazione. Boh, abbiamo pescato sta dama. Adesso ci fa la terza barella, ci mette un po' in crisi perché sinceramente mi sembra strano fare 3 barrelle su questo board in triway senza avere una mano. Io non penso che questo giocatore sia in grado di fare questo tipo di azione con qualcosa meno di assodano, per cui non vedo perché dovrei chiamare Riva.
Qua dice free call, un bel nulla cosmicoso, fax 11, in ragione del nome è la quintessenza dell'itolità, quando punta, il K c'era lui, se avessi cercato avrei puntato io, ancora una mano che non credo passi volentieri, lì abbiamo minaccia che però si è accorciato parecchio adesso, anche se Jack e 7 è una mano un pelo sopra media, il triwin gioca una schifezza, abbiamo beccato second pair, che potrebbe essere la mano migliore, vediamo un po' cosa si inventano questi due, io dici per sicurezza dopo due check. La mia religione prevede che non posso checkare, il giocatore è sempre il solito, per cui ci andiamo a prendere un minimo di valore dai 7 peggiori e cerchiamo di dietro. È un 7 migliore questa volta, appena migliore. Una cosa importante che si sente spesso, che si sente qualche volta, è che non è per niente scontata, è che se non vi trovate mai a value bettare, la situazione di pensare di value bettare, di essere chiamati da una mano migliore, con ogni probabilità non state value bettando abbastanza. Per cui attenzione ragazzi, vale la pena di essere un po', anche un po', andare un po' oltre con il range di value bet. Qua abbiamo gli aghi che fare mini raise. Ribettare qui è un peccato questa mano perché il blind c'è una bella etichetta verde, potrebbe fare spesso call, così è. E vediamo che cosa decide di fare gli aghi. Se betta contro 2, ok, non ne valeva veramente la pena secondo me di fare call lì. K Jack suited, attenzione, una mano di un certo livello. Abbiamo anche un giocatore alla nostra sinistra che sa, perché si sa che sono bravi a giocare delle azioni. Saluto alcuni amiconi sardi che sono veramente degli amici. Carlo Action Carta, e poi come dimenticare Gambino, pro player famoso e simpaticissimo. Poi salutiamo pure Riccardo Tosi, naturalmente, è un uomo clan. Qui riceviamo una tribet da un giocatore ubernittolo con asso K, il massimo che ci possiamo concedere è call, avendo noi posizioni. Su questo board non facciamo la benché minima resistenza. Vabbè, dai, diamogli atto che una continuation bet in tribettato su un board del genere la fa veramente con tutto, vediamo se insiste. A questo punto checca. Cercherò e river 9. Vediamo un po' cosa decide di fare. Se betta io penso di passare. Se invece checca, veramente avrebbe checcato asso asso. KK. Io ormai 3. Però è talmente poco raccomandabile, 5 su 20. Io penso che devo beccarlo ragionevolmente poco. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ciao frega. Bene giocata al nostro amico questa mano. Ciao frega.
ci dobbiamo ancora insistere, vabbè. Passiamo a Vila, c'era sempre la dama, non siamo mai buoni, questo sembra. Adesso mi devi far vedere con quella hai giocato. Cappano, ci vede anche un cappano chissà. Ok, non è così schifida. Ce lo passiamo. Ho scelto molto bene quella sidecar River, in realtà. Adesso di davvero essere costretto a mettere con questo capo di queste situazioni consecutivi, però mio 5 ci prendiamo il piatto, qui abbiamo un link e l'impresa, il link più safe, come folla, passo, K, 2, 2, solo call e flop. Abbiamo la dama di fiori, cerchiamo per indurre, check lì, adesso vediamo la bisogna. Probabilmente è un back fold questo, comunque è un giocatore che gioca parecchio, chissà che cacchio, sono situazioni che mi incuriosiscono, sono quelle linee che non capisco proprio. Fino pure il jack, facciamo 10, dama 10, questo tirest, iniziamo per l'informazione. Appena avrei fatto volentieri io di subettare il nostro amico perché c'è abbastanza ampio di race, specialmente con questo tipo di mano. Ne posso inventare qualche post flop, non è questo il caso. Cominciamo a avere dei tavoli con più di un giocatore marcato. Qua con 4-8 vedete mica passare. Con questo bellissimo gadget ci facciamo pure un giro subito. Questo che l'original racer è abbastanza fine. Ok, ci fa call. Io direi che possiamo sviluppare stavolta, ragazzi, abbiamo scherzato, ci avete creduto. Quello c'ha su Jack, semplicissimo. Scommettiamo i tuoi resti che c'hai a su Jack, oppure Jack Jack. Un range abbastanza ampio che è composto da Jolly Jolly, Pinella Pinella, Jolly Pinella. Caro Pax, che è un giocatore abbastanza conservativo, non eccezionale per questa situazione.
chiamiamo. Lo chiamiamo un'altra volta e vediamo cosa scende. Adesso miei nemici. Ho fatto due strade. Adesso dai, c'è chi dietro questo 10, dai, cazzo. Sei veramente Nittolo. Porco Buda, oh. Quando sei con Barrera ce l'ha sempre. Ok, ci prendiamo atto di questa situazione, la prossima volta arriverlo non so. Perbacco. Abbiamo perso dei bui preziosi che ci servono per portare a casa questa sfida, ragazzi. Non possiamo lasciare sul campo nemmeno un big blind. Attenzione. Mauro Pace è in agguato come un avvoltoio, non vi vuole fare i vostri meritati leak finder e mi gufa per questa ragione. Però voi fate tutto il tifo per me perché naturalmente i leak finder li volete e non c'è speranza. Questo c'è scritto culone potent Somma Vesuviana. Salutiamo Somma Vesuviana che è un posto che ho frequentato a lungo nella mia vita per questioni di lavoro. San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, grandi produzioni nel settore abbigliamento. Però non mi outplayare, amico di Somma Vesuviana, che qua te l'ho detto che dobbiamo fare, abbiamo famiglie, teniamo famiglie, voglio. Per 3 passiamo, 3-9 passiamo, culone potente, grande, la Somma Vesuviana. E dai, proviamo a rubarti su, tanto non passa, però 9-7 attenzione che è una mano pericolosa. Non dico che è 9-4 di Maccagni, salutiamo pure Massimiliano Supermax Maccagni del team varianza. Noi facciamo un call su questo swapator da San Giustino, che non so neanche dove sia. Nella speranza che Big Blind faccia call, invece questo si mette pesante e fa questo raise, cui non passerà mai nessuno. Invece lui passa. Io metto per passare adesso. Avevo delle 8 impressionanti. Già che 10 pazzeremo. K7 non lo so. 2-8 non bellissime, meglio 2-8 che 8-2. 2-5 è sempre meglio di 5-2, ma in questo caso abbiamo 5-2. 9-2 però sono sfiute, però il grande buon giocatore che credo si difenda, qua possiamo passare. Se c'è un race, qui passiamo pure. Asso 3 contro il Gabbiano, qui vediamo che fa minaccia ci pensa, poi Parenzi. Il mio ricordo minaccia era uno che Race non lo faceva volentieri, per cui meglio se passiamo subito. Forse anche questa a malincuore. Assodamo, sì, assodamo. Certo, col, porca miseria. Meno male che questo era un livello
qua io abbandoniamo questa mano con questo fast fall to any better. Mi poso un attimo il polso. Non è una cosa che si fa spesso, però tanto le mani ce le guardiamo domani, se c'è qualcosa di interessante. Arriva lo showdown, la vediamo comunque domani. Esattamente come abbiamo fatto nel video di questa mattina. E che poi andrete a vedere quanto prima. Intanto siamo arrivati quasi a 300 mani, forza ragazzi. Divideremo questo video in due perché è già un'ora e mezza che sto giocando. Solo call di questa bellissima ragazza. E io penso di poter alzare un po' il piatto, essendo abbastanza dritto. E proteggendo la nostra coppia salutiamo il carissimo Luca Pagano. Miglioriamo a ghiaccio. Abbiamo qualche auto in più. Temo si tratti di un piatto vinto. Chi aveva? Dama Jack, Dama 10, questa non è qua. Vediamo. Oddio, 7-7. Ci sta. Limp call con 7-7. Ci sta. Vedete come invece è importante perché con un race lo stesso colpo, se lui fa race, ma io faccio call, cecco, essendo fuori posizione, lui ci betta e io passo perché c'è un K un 9 sul board, il mio 8, un K un 8 sul board, no, K un 9 sul board e il mio 8-8, non vale niente. La mia terza copia la passo serenamente a fronte di un race da quella posizione su quel tipo di board. Questa la dice lunga sul modo di sfruttare la posizione e l'aggressività nel preflop per costruire le condizioni migliori per andare poi a vincere il piatto una volta che sono cadute le prime tre carte sul board. 2-5 sono veramente brutte, ma con queste odd non possiamo tirarci indietro. Mettiamo uno che su quasi due carte ci prendiamo il piattino e li riandiamo. Attenzione a utilizzare con cautela questo genere di mani, questo genere di puntate, non vi fate prendere troppo la mano solo per il fatto che avete preso una copia sul board, tra l'altro siete abituati di nuovo keeper. Quindi andiamo di squeeze, riceviamo un call e penso anche al secondo call a questo punto. Il board mi sembra abbastanza favorevole, teoricamente. Quello che mi preoccupa di più è questo giocatore che sta pensando. Avremo una puntata molto contenuta, tanto questi giocatori di regola non approfondiscono sulle site e inoltre qua possiamo tranquillamente cercare di approfittarsi di questa cosa. Dubito profondamente il nostro avversario abbia fatto un race in ragione della mia site. Se così è partito, comunque c'era dietro un terzo giocatore, il piatto è suo, sarà per la prossima volta. Non c'è il benché minimo problema. Andiamo a fare race con 8-8, con lui di Ciupa 62 che è abbastanza lì, però passa.
questa è la situazione, sicuramente voglio dare un prezzo. So che lo chiamavano passi molto spesso in questa situazione. Non ha un rangiante di coda alle tribet, nemmeno in posizione, visto che in generale ci giochiamo un po' in fuori posizione, se diciamo solo coda, ci sta bene. Qua abbiamo il nostro giocatore di prima, che però passa, dove facciamo su questo uno di albizzate, qua vicino, poi diciamo vai, poi passiamo da questa mano, poi apriamo, call di ciupa, già che 8, io decido di bettare, lo penso di mettere X, quindi abbiamo beccato la cosa, però quando checkano questo box, secondo me è veramente io. Dopo 2 check io non ce la faccio, devo puntare per forza. È scritto in un celebre libro di Gazans, ogni mano rivelata. Bellissimo, ve lo consiglio. Assolutamente. È un classico della letteratura apocalistica. Grande gara. Gazans, veramente. Un personaggio. E non abbiamo settato. Poi possiamo vedere se Moretti ce l'ha. Subito. Su range di squid, questo è tutto squid. Ho fatto poco, ok, decido di passare. Sono perso un po' l'action pre-flop parlando di The Sunset. Sapete, sono anziano ormai, dovete avere un po' di pazienza. Quindi. Apriamo un grande buio di minaccia, ce ne avrà anche un po' le palle piene. Eh, possiamo puntare qua, anche se come possiamo dire, se spesso cosa me la minaccia? Una scala lunga, scala con 6 carte, allora minaccia, così abbiamo sculato per il massimo. Ti bastava puntare tardi invece che solo player la somma e avrebbe vinto perché non avevamo le odds per fare con un progetto di colore che non è nemmeno mazza. La colpa è tutta sua. Qualcuno potrebbe dire che siamo stati fortunati, questo non è proprio il caso. Brutto.
Questo è coetaneo, per cui sarà un po' scuro. No, cosa può aver chiamato? Wow, Corbett. Corbett qui non vuol dire niente. C'è un K di G, c'è un 7, non credo che passi. No. Ah, ah. Disastro ecologico. Ne aveva 2 di 7, ragazzi. Per Bacco Barina. Diciamo che ci può stare. Fa parte del giochino. Qua penso che sia d'obbligo un bello squeeze. Bello lungo. Aia, ci snappano. Ci chiamano in quattro. Io penso che a parte 7-7 difficilmente qualcuno ci chiamerà un progetto di colore. Ci andiamo a prendere facilmente un discreto piatto. Come vedete sono quattro, non vuol dire necessariamente non poter fare la continuation match. È vero che amo comunque un gaccio. È anche vero che non c'era tutta questa possibilità di. Questo non l'ho mai visto. Ci fa race, in race, sempre super scary. Adesso 5 da qui dopo un race lo passiamo. Abbiamo quasi finito la nostra sessione, ragazzi. Ho deciso che anche oggi faremo 350 mai, mancano una trentina. Con un tavolo solo ci vuole un po'. Però se domani raccoglieremo ulteriori, forse diversi giocatori. Questo è il bianco da vedere, però curioso. Su 3 passiamo facile. Da 3. Classica regola del mondo. Ci prendiamo il nostro piattino. Cazzo dama. Ci ho pensato, l'ho chiamato. Soggetto, come penso. Essendo il giocatore short, non so il discorso. Che può essere spesso un giocatore occasionale. Ce ne sono diversi comunque, giocatori short. Questo mi fa pensare che i giocatori professionali siano parecchi e che quindi valga comunque la pena di giocare, passare. Specialmente con l'HUD, quando possiamo giocare tranquillamente 4 tavole. 10-7-2, andiamo un backdoor, anche a scala 2 over, le fuori. Questo è un vizio abbastanza comune per lei, questo è addirittura un po' più corposo. Invece di passare, non c'è problema.
È incredibile come il fatto di avere l'HUD certe volte ti consenta di andarti a cercare dei motivi per chiamare che invece non puoi nemmeno prendere in considerazione nel momento in cui non ce l'hai. Quindi perché un reso in faccia, passi tranquillo, dici, boh, non so niente, non ho ragione di pensare che non so fino a che punto sia non so fino a che punto sia così svantaggioso. Chiamato da ultimo, solo call da parte di questo giocatore. Tutto il tavolo. Sicuramente con la terza non voglio fare. Facciamo race, che è la cosa più facile. Tutti i fold con la madama. No, possiamo fare comodo, questo bottom pair. Penso che accetterò dietro. No, età, vediamo se riusciamo a toccare un over full un'altra volta. Non ce la mazza. No, veramente non era full over full, bensì il contropoker. Il controquote, come si dice. Con un raise di minaccia scapperai con top 95, il bottom 95%. Questo invece, questo K9 lo apriamo. Felici. Panadol 71 decide di fare call. Mettiamo questo K, cerchiamo instant delle cibettare trattabili. Questo c'ha 2 jolly, miseria, e di Varese, però passa. Va bene, passiamo questa, vediamo a che punto siamo ragazzi, siamo 10 mani, mancano 10 mani, 10 sono le mani. Mm, Diciamo che in queste situazioni asso K non penso che ci sia molto da ragionare, per il resto. Oppo passa, o passa, tutti i fold, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, 5 mani al termine, 5 mani al termine, prima mano, questa la giochiamo, a meno che incartato non faccia qualcosa di strano. Ok, bottom pair e gacciotto, vector, colore 104, saldi K lontano 1 chilometro, la page c'è un 10, la magia che è possibile, abbiamo foldato già. 3-7, ottima mano per fare raise. Se arriva fino a noi, attenzione, attenzione, abbiamo ancora 4 mani a disposizione, compresa questa. Non possiamo giocarla, peccato. 3 mani, 3 mani, 3 mani a disposizione, 8-3 off, dato small blind, non benissimo, non benissimo, credo che passeremo comunque, e infatti è così. Attenzione, attenzione, ce la possiamo fare ancora. Addirittura all'arrivo abbiamo un 5-5, attenzione, raise.
Ribetti Pax. Attenzione che Pax è colui che si è preso prima. Speriamo di trovare come in questa situazione. Questa situazione possiamo fare anche Reis. Abbiamo uno stack un po' di... Non abbiamo tutta sta paura del flash. Certo che un race di Pax qui ci farebbe un po' paura, sinceramente. Un call, un call, il 9, se proprio ci ha tribettato con le carte subito. Cari ragazzi, purtroppo io temo che qua non possiamo chiamare. Passeremo. Passeremo a malincuore il nostro set. E questa era l'ultima mano che abbiamo giocato, ultima mano di giornata. Vabbè, questa ne giochiamo in più, ma è fast fold. Purtroppo chiudiamo questa sessione in negativo. Eravamo messi gran bene, ma quando il nostro amico Showa River non penso di essere buono mai con la mia mano. C'è tra l'altro nel suo range persino Jackie Jack che può qualche volta giocare in questo modo. Chissà se è così bravo da farlo pure con il solo asso di quadri blocker. Ci può stare. Lo scopriremo solo se farà level up, in caso di giocare moltissimo questo 25. Va bene, buonanotte a tutti. Domani ci facciamo l'analisi di queste mani. Alla prossima. Ciao ciao.